Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Con oggi entriamo nella settima fase, ovvero le manovre di base. Abbiamo visto la volta scorsa come prendere il controllo in sella dei vari movimenti del cavallo e oggi utilizzeremo quei controlli per cominciare a mettere delle manovre. Il 21esimo step che apre la settima fase sono le girate e la leggerezza. Perché ho voluto iniziare dalle girate? Perché preferisco sapere di avere il controllo sulla direzione del cavallo prima di sapere dove è l'acceleratore e dove è il freno. Perché con il controllo del naso, come abbiamo visto nei controlli di base, posso riuscire a gestire il cavallo. In questo tipo di esercizio, in questo tipo di manovra, chiederò al cavallo di iniziare a impostare una girata, ovvero portare il posteriore sotto di sé, caricare quindi le gambe posteriori e girare armoniosamente. Armoniosamente vuol dire che comincerà la girata il naso, il collo, le spalle, la cassa toracica e per ultima parte la groppa. Quindi il cavallo imparerà con questo tipo di esercizio a impostare una girata in maniera da partire dall'inizio fino alla fine. Per fare questo tipo di esercizio utilizzeremo una parete, in questo caso utilizzeremo il recinto del campo, possiamo utilizzare un muro, qualsiasi cosa che permetta al cavallo di avere un riferimento verso la parete su cui lavoriamo. Verrà molto difficile farlo senza questo tipo di riferimento perché il cavallo cercherà di scapparci in avanti, indietro, dai lati, quindi è un aiuto per lui e anche per noi. La leggerezza è collegata su questo tipo di argomentazione perché vedremo come fare questo tipo di esercizi in questo determinato modo insegnerà al cavallo ad ascoltare il nostro corpo, gli insegnerà a seguire il nostro sguardo, a seguire i nostri comandi sempre prima. Quindi all'inizio aspetterà la redine diretta, vedremo, aspetterà la redine d'appoggio, la gamba e tutto quanto. Pian piano imparerà a seguire il peso del mio corpo che si avvia verso la manovra. Per questo mi piace iniziare a parlare di leggerezza fin da subito, fin da questa prima manovra. Ma vediamo nel lato pratico come procedere. Mi avvicino alla recinzione. Come sempre i primi esercizi li farò al passo perché è giusto che il cavallo impari a fare queste manovre lentamente all'inizio. Mi pongo lungo la staccionata a una distanza di 1 metro e mezzo, in modo che il cavallo abbia la possibilità di girare, perché adesso gireremo verso l'esterno. Quindi inizierò guardando la direzione dietro di me, naso, redine d'appoggio, gamba, voce. Questo momento è stata molto meccanica, molto lenta, ma in questo momento va bene così. Voglio che impari bene il movimento che deve fare. Guardo, naso, redine d'appoggio, gamba. Vedete che costruisco l'azione dal naso fino in fondo e quando esco dalla girata do voce per far sì che il cavallo porti sotto i posteriori e cominci a spingere. Di nuovo, guardo, redine diretta, redine d'appoggio, gamba. Facendo questo tipo di lavoro, come dicevo, parto dal naso, poi prendo controllo del collo, mettendo gamba prendo controllo della spalla, cassa toracica e poi di nuovo le due gambe per stimolare l'uscita in velocità perché porti sotto il posteriore. Riproviamo, guardo, diretta, appoggio, gamba. Ok, in questo momento ha caricato leggermente il posteriore, quindi sta iniziando a capire il tipo di esercizio che vogliamo. Di nuovo, guardo, diretta, appoggio, gamba. Da questa parte invece ha fatto più fatica, non ha caricato bene il posteriore, ha cercato un po' di sfuggirmi con le spalle. Devo imparare a sentire questi movimenti. Di nuovo, guardo. Ok, vediamo che la girata verso sinistra a lui viene più facile. Di nuovo, guardo, redine d'appoggio. Ok, questa volta ha cercato di caricare. Guardo. Ok, proviamo adesso a andare verso il discorso della leggerezza, ovvero comincerò a togliere degli aiuti, quindi non userò più la redine diretta all'inizio, ma solo la redine d'appoggio. Guardo, redine d'appoggio, gamba. Ok, un po' incerto, ma ha capito il concetto.
Di nuovo, riprovo, guardo, redine d'appoggio, gamba e fuori in uscita. Abbiamo bisogno di un po' più di impulso. Ok, guardo, redine d'appoggio, gamba. Ok, si è trovato un po' troppo vicino al steccato, ma diventa una sua responsabilità in questo momento. Deve capire lui a che distanza stare. Proviamo a togliere anche la redine d'appoggio. Guardo, gamba. Ok. Vedete che riusciamo ad arrivare ad avere una girata utilizzando praticamente solo le gambe. Di nuovo, guardo, gamba, non uso le mani. Ok. Adesso vogliamo provare a caricare un po' di più il posteriore, quindi in uscita chiederò un trotto. Guardo, gamba, metto gamba. Ho richiesto una volta con la voce, ho richiesto 2 volte appoggiando gambe, poi ho dato un colpo con lo sperone perché non avevo risposta. Guardo, gamba, chiedo l'uscita. Ok. Di nuovo, guardo, gamba, chiedo l'uscita. Avete visto che adesso tende ad andarmi al galoppo, quindi ha capito di mettere più spinta nell'uscita. Di nuovo. Cerchiamo con il nostro corpo di seguire i suoi movimenti. Chiedo di nuovo il trotto, guardo, gamba, ok, richiedo il trotto, guardo, gamba, guardo, gamba. Ok, vedete che ogni volta che lo fa diventa sempre più leggero e pronto. Chiedo un po' di trotto, ok, guardo, gamba. Richiedo il trotto. Questo esercizio tende a scaldare i cavalli perché è una cosa che a loro piace, quindi sarà normale che all'inizio cercheranno di prendervi la mano. Non dobbiamo disperare, cercare di mantenere la velocità da noi richiesta. E vedete che cerca anche di anticipare. L'anticipo possiamo sfruttarlo all'inizio per insegnarli. Quando capiscono l'esercizio sfruttiamo il fatto che ci anticipano per migliorare l'esercizio. Dopodiché andremo a fare delle girate in punti sempre diversi, in modo che il cavallo impari, una volta imparato l'esercizio, a non anticipare i nostri comandi. Vediamo che su di lui la girata verso sinistra viene molto più morbida e più facile, mentre verso destra è più meccanica. Così sappiamo subito qual è il lato preferito del cavallo. Qui ha ritardato un po' con il naso, per cui ho agito un po' di redine diretta per riprendere la forma che noi vogliamo, perché voglio un cavallo che effettua una girata utilizzando naso, collo, spalle e poi tutto il resto del corpo. Non voglio un cavallo che mi fa una girata tenendo il collo il naso all'esterno. Per cui adesso correggo, visto che nella girata verso destra tende a starmi col naso all'infuori, vado a correggere. Verso sinistra non ho problemi, verso destra devo aiutarlo, quindi redine diretta. Ok, di nuovo, redine diretta. Ok, cerco di non utilizzare molta forza sulla redine diretta. Sulla redine diretta cerco di accompagnare, se non ottengo risposta vado a dare un colpo e rilascio. Cerco di lavorare in questo senso, non voglio andare a utilizzare la forza per ottenere una girata, perché il cavallo, appunto, come dicevamo prima, deve imparare a lavorare in leggerezza. Quindi redine diretta, ok, così. In questo momento ha fatto un movimento corretto, ha seguito la mano, ha ascoltato la gamba, ha caricato il posteriore. Proviamo a incrementare di un altro punto la velocità, quindi proviamo al galoppo.
Ok, uguale, guardo, redine, richiedo, guardo, redine, gamba, guardo, redine, gamba, guardo, redine, vediamo che anche il galoppo verso destra è più impreciso, guardo, redine, gamba, guardo. Avete visto che stavolta ho guardato e già ha iniziato la girata. Capite dove possiamo arrivare lavorando in leggerezza? Ok. A questo esercizio possiamo aggiungere, volendo, una parte, ovvero la fermata. Il cavallo sa che prima di girare deve per forza di cose fermarsi prima di ripartire, quindi possiamo sfruttare quel momento lì per cominciare a chiedere al cavallo una fermata in redine diretta. Cosa vuol dire? Prima di girare io darò un piccolo colpo con la redine, dopodiché non seguirà redine d'appoggio o gamba. Semplicemente ci sarà una richiesta in redine diretta e in quel punto il cavallo si fermerà aspettando la girata. Prendo contatto e rilascio. Vedete che fa per iniziare la girata, dopodiché si blocca. Questo è ottimo quando abbiamo ad esempio dei cavalli che hanno problemi a fermarsi e con la doppia redine diretta, quindi con il contatto in bocca, non riescono a fermare la loro avanzata. Lavorando su questo esercizio impareranno a fermarsi utilizzando una semplice redine diretta, perché sanno che poi devono cambiare direzione, quindi per forza di cose devono fermarsi prima di iniziare una nuova direzione. Se ci anticipano e fanno tutto il giro per riprendere la nuova direzione, non faremo altro che ripetere l'esercizio, redine diretta, magari associamo con il vuo la fermata e vediamo cosa succede. Se riprende la direzione glielo richiederemo 3, 4, 5, 10 volte finché non si fermano a riflettere su quello che stanno facendo. Ricordiamo che vogliamo sempre dei cavalli che lavorano con la parte razionale del loro cervello, non con quella istintiva. Abbiamo visto quindi come ottenere queste girate. Queste girate, abbiamo detto, ci servono per avere poi la gestione della direzione del cavallo. Una volta ottenuta lungo una staccionata, la possiamo utilizzare anche lontano dalla staccionata, alla stessa maniera, utilizzando redine diretta d'appoggio gamba, redine diretta appoggio gamba. È quella che nella monta western viene definita rollback. Non è altro quindi che un cambio improvviso di direzione in cui il cavallo carica i posteriori, alleggerisce le spalle e va verso la nuova direzione. Questo ci permette anche di capire, dicevo, il concetto di leggerezza, ovvero come possiamo arrivare a ottenere questa tipologia di comandi praticamente utilizzando solo lo sguardo. Avete visto come, ripetuto più volte, a un certo punto mi bastava guardare la direzione e il cavallo cominciava a portare sotto il posteriore a prepararsi per la manovra. Bene, con questo tipo di esercizio iniziamo la settima fase e la prossima volta cominceremo a parlare delle transizioni. Ho voluto prima fissare questo concetto perché quando lavoro specialmente sui puledri voglio prima che sia ben chiaro questo tipo di lavoro che eseguo principalmente con un Hackamore o con un Bosal piuttosto che in filetto. Per oggi quindi da Amedeo questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.